Da piccolo sono andato in vacanza al mare. Da piccolo andavo in vacanza al mare. Ieri dovevo lavorare. Ieri ho dovuto lavorare. Tutte queste frasi sono corrette, ma ci sono delle differenze significative. Questa è una delle lezioni più importanti che ho pubblicato finora su questo canale. Parlo delle differenze tra i due tempi passati più usati della lingua italiana, il passato prossimo e l'imperfetto. Se segui le mie lezioni su YouTube o i miei podcast, probabilmente hai già raggiunto un livello intermedio e potresti pensare che questi argomenti di grammatica siano troppo elementari per il tuo livello. Mi dispiace, ma non è così. Durante le mie lezioni private e di gruppo sento quasi tutti i giorni studenti che confondono questi due tempi verbali anche quando raggiungono un livello intermedio alto o avanzato. Con questa lezione voglio spiegarti definitivamente, una volta per tutte, quando si usa il passato prossimo e quando si usa l'imperfetto. Come sempre ti mostrerò tanti esempi pratici per vedere la grammatica in contesto. Se non mi conosci, io sono Federico, un insegnante di italiano per stranieri, e questo è Accademia Italica, il mio progetto nato per aiutare studenti stranieri come te a fare progressi con l'italiano grazie a contenuti di vocabolario, grammatica e cultura italiana. Se ti piacciono le mie lezioni e vuoi rimanere aggiornato sulle prossime che pubblicherò, ti consiglio di iscriverti al canale e attivare la campanella delle notifiche. E adesso iniziamo con l'argomento di oggi. Partiremo dalle basi, ma nella seconda parte del video ti darò delle informazioni che sono sicuro ti saranno utili anche se hai già un livello alto di italiano. Cominciamo con gli usi del passato prossimo. Usiamo il passato prossimo per esprimere un'azione completa e finita nel passato, successa una volta o un certo numero di volte. Per esempio, venerdì scorso sono andato in pizzeria. Questa azione è successa una volta, ma può essere anche un'azione successa più volte. Conosco bene Parigi, ci sono stato molte volte. Oggi pomeriggio ho fatto i compiti di italiano. 2 mesi fa siamo stati in vacanza a Napoli. In tutti questi esempi ho usato il passato prossimo per esprimere azioni che sono successe una volta o un certo numero di volte. Inoltre ricorda che usiamo sempre il passato prossimo quando indichiamo la durata esatta dell'azione. Per esempio, ho vissuto a Roma per 6 mesi. Ho lavorato in quell'azienda 5 anni. Ieri ho avuto il mal di pancia tutto il giorno. Questo esempio è molto significativo perché io potrei dire ieri avevo il mal di pancia. Non sarebbe sbagliato, ma se indico la durata esatta dell'azione, allora devo usare il passato prossimo. Ieri ho avuto il mal di pancia tutto il giorno. Passiamo al prossimo uso del passato prossimo che è molto importante. Usiamo il passato prossimo per parlare di un evento specifico nel passato. Quando vogliamo descrivere con un solo aggettivo un evento per dare il nostro giudizio. Molti studenti usano l'imperfetto, ma è sbagliato. In questo caso dobbiamo usare sempre il passato prossimo. Il concerto è stato meraviglioso. Il fine settimana è stato molto rilassante. La vacanza è andata benissimo.
Questi che ti ho appena spiegato sono gli usi principali del passato prossimo. Prima di parlarti dell'imperfetto, voglio ricordarti che è disponibile un PDF completamente gratuito con la trascrizione della lezione di oggi. Puoi scaricarlo cliccando il link nella descrizione del video. In questo PDF non troverai solo la trascrizione con tutti gli esempi che ti ho mostrato nel video, ma anche un paio di esercizi per mettere in pratica subito questi due tempi verbali. E ora torniamo al contenuto della lezione. Quando si usa l'imperfetto in italiano? Come si insegna a partire da un livello A2, usiamo l'imperfetto per parlare di un'abitudine nel passato. Per esempio, da bambino giocavo a calcio tutti i giorni. In quel periodo andavo sempre a scuola in autobus. Quando l'imperfetto è usato per esprimere un'abitudine nel passato, è accompagnato spesso da espressioni di tempo come di solito, sempre, spesso, normalmente, tutti i giorni, una volta alla settimana, 2 volte all'anno. Quando ci sono queste espressioni di frequenza, usiamo sempre l'imperfetto. Inoltre, usiamo l'imperfetto per indicare un'azione contemporanea a un'altra nel passato. In questi casi troviamo spesso la parola mentre, che è sempre seguita da un verbo all'imperfetto. Mentre l'insegnante spiegava, gli studenti ascoltavano attentamente. Qui abbiamo due azioni nel passato, entrambe con una certa durata, una durata uguale. Le due azioni sono contemporanee, ma possono esserci dei casi in cui le due azioni contemporanee hanno durate differenti. In questo caso usiamo l'imperfetto per indicare l'azione con la durata più lunga, l'azione che crea il contesto, in un certo senso. Mentre studiavo, mio fratello ha aperto la porta. Mentre studiavo è l'azione che indica il contesto, in un certo senso è l'azione che contiene l'altra azione più breve. Mio fratello ha aperto la porta. In questo caso usiamo il passato prossimo perché è un'azione di durata inferiore. E per finire siamo arrivati al momento più importante della lezione di oggi. Questo è veramente l'uso dell'imperfetto che molti studenti non hanno assolutamente chiaro anche quando raggiungono un livello intermedio alto o avanzato nello studio dell'italiano. Usiamo l'imperfetto per le descrizioni. Era tardi e mi sentivo stanco, quindi sono andato a letto. Sono andato a letto è un'azione completa, finita e specifica, quindi giustamente dobbiamo usare il passato prossimo. Ho usato l'imperfetto per la descrizione della situazione. Era tardi, mi sentivo molto stanco. Questi verbi, il verbo essere e il verbo sentire o sentirsi nella forma riflessiva, non sono verbi che indicano delle azioni, ma in questo caso indicano delle descrizioni. Un altro esempio: faceva molto caldo, quindi ho fatto un tuffo in piscina. Ho coniugato il verbo fare all'imperfetto perché in questo contesto è usato per descrivere la situazione, mentre ho usato il passato prossimo per indicare un'azione vera e propria, un'azione specifica, completa nel passato. E ora ti invito a fare molta attenzione a quello che sto per dirti.
È fondamentale conoscere bene questa differenza tra le descrizioni e le azioni, quindi tra l'imperfetto e il passato prossimo, per parlare correttamente in italiano. Quando comunichiamo in italiano, ma anche nella nostra lingua madre, dobbiamo raccontare delle storie e spesso quando raccontiamo non ci limitiamo a parlare solo delle azioni fondamentali che portano avanti la storia, ma inseriamo nel nostro racconto anche delle informazioni che possiamo definire superflue, informazioni in più che rendono il nostro racconto più interessante, ma non sono fondamentali per la continuazione della nostra storia. Vediamo subito un esempio per capire bene questa differenza. Ieri pomeriggio sono andato in centro. C'era tanta gente e faceva caldo. Mentre camminavo verso la farmacia, ho incontrato casualmente un mio vecchio amico d'infanzia. Mi sembrava stanco, ma tutto sommato felice. Quando mi ha visto, mi ha abbracciato subito e mi ha detto che è diventato papà. Intanto intorno a noi passavano le biciclette e la piazza era piena di turisti che scattavano foto a destra e a sinistra. Dopo qualche minuto ci siamo salutati e, mentre pensavo al nostro incontro, sono entrato in farmacia. Come puoi notare, ho usato l'imperfetto in tutti quei casi in cui il verbo indica una descrizione. Quando usiamo l'imperfetto è come se il tempo della narrazione si fermasse. Invece ho usato il passato prossimo per indicare quelle azioni che mandano avanti il nostro racconto. Le descrizioni del contesto, come ho detto, sono in un certo senso superflue. La nostra storia avrebbe senso anche se eliminassimo tutti i verbi all'imperfetto. Ti faccio vedere subito una versione semplificata di questo racconto. Ieri pomeriggio sono andato in centro, ho incontrato casualmente un mio vecchio amico d'infanzia. Quando mi ha visto, mi ha abbracciato subito e mi ha detto che è diventato papà. Dopo qualche minuto ci siamo salutati e sono entrato in farmacia. Tutte le informazioni fondamentali del mio racconto le ho mantenute anche in questa versione breve del testo e queste azioni sono espresse dal passato prossimo. Quindi l'imperfetto serve per le descrizioni che ci aiutano ad avere più informazioni sul contesto, ma non sono fondamentali per il progresso della storia. Questa è una differenza molto importante perché spesso l'imperfetto e il passato prossimo possono essere intercambiabili, ma il significato cambia. Se dico il fine settimana è stato molto rilassante, sto esprimendo il giudizio finale su un'esperienza passata, specifica. Se invece dico il fine settimana era molto interessante, anche questa frase è corretta, ma il significato è diverso, perché in questo caso, usando l'imperfetto, sto descrivendo il momento mentre lo vivevo. Non è il mio giudizio finale, quindi la continuazione del racconto potrebbe essere diversa. Il fine settimana era molto rilassante, poi è arrivata mia suocera e ha rovinato tutto. Vediamo un altro caso che potrebbe confondere molti studenti. Nel 2015 ho abitato a Bologna. In questo caso sto semplicemente esprimendo un'azione che ho fatto nel 2015. Ma anche se uso l'imperfetto, questa frase è corretta,
Nel 2015 abitavo a Bologna. In questo secondo esempio, però, il verbo abitare esprime una situazione, un contesto, a cui posso aggiungere altre informazioni. Nel 2015 abitavo a Bologna perché ero iscritto alla facoltà di lingue. Dividevo il mio appartamento con altri studenti. E per finire voglio parlarti dell'uso del passato prossimo e dell'imperfetto con i tempi modali. I verbi modali sono volere, potere e dovere. Questo è l'esempio che abbiamo visto all'inizio della lezione. Ieri ho dovuto lavorare. In questo esempio uso il passato prossimo per dire che ieri ho lavorato. Se uso l'imperfetto, ieri dovevo lavorare, sto descrivendo una necessità di lavorare, ma il mio interlocutore non sa se io ho lavorato o no. Devo aggiungere altre informazioni. Quindi potrei dire, ieri dovevo lavorare, ma ho preferito rimanere sul divano a guardare Netflix. Oppure, ieri dovevo lavorare, per questo sono rimasto in ufficio tutto il giorno. Nel primo esempio non ho lavorato, in questo secondo esempio ho lavorato. Quindi ho usato il verbo dovere coniugato all'imperfetto solo per descrivere la necessità di lavorare, ma devo aggiungere più informazioni per far capire al mio interlocutore se ho lavorato o no. Ti mostro anche un esempio con il verbo volere. Ieri sono voluto andare in palestra. È chiaro che se uso il passato prossimo, l'interlocutore capisce che io sono andato in palestra, mi sono allenato. Se uso l'imperfetto, ieri volevo andare in palestra, sto semplicemente descrivendo la mia intenzione di andare in palestra, ma devo aggiungere altre informazioni per far capire al mio interlocutore se sono andato in palestra o no. Per esempio, ieri volevo andare in palestra, ma non mi sentivo bene e sono rimasto a casa. In questo esempio non sono andato in palestra. Se invece dico ieri volevo andare in palestra per un allenamento breve, invece mi sono allenato per 2 ore. In questo secondo esempio dico che sono andato in palestra. Quindi usiamo l'imperfetto per descrivere una situazione, in questo caso con il verbo volere un'intenzione, ma dobbiamo sempre aggiungere più informazioni. E siamo arrivati alla fine della lezione di oggi. All'inizio della lezione ti ho spiegato gli usi principali e le differenze più importanti tra questi due tempi verbali, come vengono insegnati agli studenti di livello principiante. Ma se vuoi raggiungere un livello intermedio alto o avanzato di italiano, è fondamentale che tu capisca bene la differenza che ti ho spiegato nella seconda parte del video tra le azioni concluse che portano avanti il nostro racconto e le descrizioni che ci aiutano ad avere più informazioni sul contesto. Ti ricordo che puoi scaricare il PDF che ho preparato per fare gli esercizi e per avere la trascrizione del video, ma puoi usare anche lo spazio dei commenti per fare subito un po' di pratica con i contenuti della lezione. Ti ringrazio per essere rimasto fino alla fine e non vedo l'ora di vederti nel prossimo video. A presto!